Quello che si sente raccontare tipicamente riguardo alla misura della Terra è che il primo a determinare con una certa precisione, intorno al 99%, il raggio, o se preferite la circonferenza terrestre, è stato Eratostene di Cirene, capo della biblioteca di Alessandria, che nella metà del III secolo a.C., intorno al 250, appunto, ha fatto questo calcolo, questa misura. Il racconto continua poi dicendo che, saputo che in una città chiamata Siene a mezzogiorno del 21 giugno, solstizio d'estate, il sole è allo zenith, ovvero nei pozzi non ci sono ombre, essendo il capo della biblioteca di Alessandria questa informazione avrebbe potuto leggerla, così si racconta, in uno dei libri della biblioteca stessa. È verificato che ad Alessandria invece lo stesso giorno alla stessa ora l'ombra c'è ed è misurabile, piantando un bastone per terra. Sempre secondo i racconti divulgati, ad Eratostene bastò ipotizzare che i raggi solari arrivassero sulla Terra parallelamente tra loro. I raggi viaggiano paralleli ovviamente perché il Sole è parecchio distante dalla Terra, quindi data l'enorme distanza che ci separa dal Sole rispetto alle dimensioni della Terra, li possiamo considerare paralleli. Questo sempre racconta la storia. Poi la seconda cosa che fa Eratostene è fare un veloce calcolo del grado corrispondente dell'angolo acuto del triangolo immaginario tra l'ombra del bastone e il raggio solare, perché se è un bastone piantato perfettamente diretto verso il centro della Terra, o meglio i raggi di sole che illuminano il bastone generano un'ombra, facciamo questa ombra bianca, ingrandendo la situazione, possiamo tranquillamente, sempre secondo il racconto, cioè possiamo, Eratostene sembra che abbia calcolato quest'angolo qui, alfa. Come vedete qua c'è un triangolo sostanzialmente, questo angolo alfa è l'angolo acuto del triangolo rettangolo che il bastone AB forma rispetto all'ombra AC. Quindi la storia dice che gli sia bastato calcolare questo angolo alfa pari a circa 7 gradi, o come dice meglio la storia, un cinquantesimo di angolo giro, quindi un cinquantesimo di 360, 7,2 gradi. Poi deve sapere invece che a Siene è perfettamente parallelo ai raggi solari, quindi non c'è ombra. Chiedere a qualcuno che usualmente viaggiava da Alessandria a Siene, punto A è proprio Alessandria, mentre qua ci sarebbe la nostra Siene, il mio bastone qui non fa ombra. Comunicargli la distanza tra le due località, quindi questa chiamiamola S, la distanza AS. Infine impostare una semplicissima proporzione per calcolare il risultato finale, cioè per calcolare la circonferenza della Terra. Cioè a partire dal teorema, o se preferite dalle proposizioni numero 28 e 29 degli elementi di Euclide, due angoli alterni interni di due rette parallele tagliate da una diagonale sono uguali. È proprio questa situazione, perché se io proseguo questo raggio in questo modo, questo raggio in questo modo e poi traccio questa che era la mia traversa, in questo modo io so che quest'angolo alfa è uguale esattamente all'angolo alfa di prima, proprio appunto come vi dicevo per Euclide. Quindi a questo punto una semplicissima proporzione ci dice che se diciamo che questo è O, il centro della Terra lo indichiamo con O, e consideriamo questa fetta di torta OSA, posso dire che la distanza SA sta all'angolo alfa come tutta la circonferenza terrestre, quindi circonferenza terrestre, sta a 360 gradi, cioè all'angolo G. Conoscendo la distanza Siene-Alessandria, conoscendo l'angolo alfa e conoscendo ovviamente 360, possiamo calcolare la circonferenza terrestre, che quindi evidentemente è pari a SA, la distanza Siena-Alessandria, per 360 gradi diviso alfa. Poi, sempre secondo i racconti ufficiali, si dice che Eratostene avesse la misura della distanza Alessandria-Siena in stadi. Eratostene è arrivato a una circonferenza terrestre pari a 252.000 stadi. Sul quanto valga uno stadio ci sono diverse discussioni, diciamo che quella più accettato dagli storici della scienza è che uno stadio misuri 157,5 metri, quindi a questo punto ci basta moltiplicare 157,5 per 252.000 per ottenere una circonferenza terrestre pari a 39.700 km, con un errore inferiore all'1% rispetto alla realtà, cioè alla realtà a quello che misuriamo oggi. 1% di errore vuol dire, anzi inferiore,
Siamo sull'ordine del 7,5 per 1000, il che vuol dire una precisione superiore al 99%, misura ottenuta assumendo che la Terra sia sferica e non un ellissoide o tantomeno un geoide. La domanda è davvero andata così? Allora, innanzitutto chiariamo alcune cose. Chi era Eratostene? Eratostene era il capo della Biblioteca di Alessandria, ma il capo della Biblioteca di Alessandria non è un topo di biblioteca come ce lo possiamo immaginare noi, chiuso a leggere libri e a distribuire libri agli utenti che vanno a chiederglielo. Il capo della Biblioteca di Alessandria nel periodo di Eratostene, cioè nel 250 a.C., è una delle autorità scientifiche più grandi di tutto l'impero di Tolomeo. Cioè stiamo parlando della persona, diciamo, scientificamente più potente di quello che potrebbe essere un ministro della scienza e della tecnologia. Era un uomo molto erudito, scrisse libri, appunto, 2 libri sulla misurazione della Terra, 2 libri, un libro in 2 tomi, che ahimè è andato perduto, e sappiamo della sua esistenza grazie a uno scritto divulgativo di Cleomede, stiamo parlando di un centinaio di anni più tardi, e Cleomede lo racconta in modalità divulgativa, cioè Cleomede esplicita che la sua è semplicemente una divulgazione, anche perché c'era già il libro di Eratostene, quindi non si capisce perché Cleomede avrebbe dovuto riscrivere un libro identico a quello di Eratostene con i calcoli precisi. Comunque, il signor Eratostene era nato a Cirene da una famiglia modesta, aveva studiato ad Atene, aveva conosciuto i più importanti filosofi del tempo, e appunto poi Tolomeo III, per la precisione, che fu re di Egitto dal 246 al 222, lo chiamò ad Alessandria come successore di Apollonio Rodio nella direzione della biblioteca. Era contemporaneo di Archimede, e Archimede lo stimava talmente tanto che gli dedicò il fondamentale trattato sul metodo, il famoso libro sul metodo di Archimede. Poi a cosa è attribuito a Eratostene? Un'accurata misura dell'obliquità dell'eclittica, cioè dell'inclinazione della Terra rispetto all'asse di rivoluzione. Ne parleremo, anche questo gli servirà per misurare la circonferenza terrestre. E poi scrisse un libro, chiamato Catasterismi, in cui ogni costellazione celeste veniva oltre accuratamente descritta, anche raccontata dal punto di vista mitologico. Quindi era non solo un astronomo, era anche un mitografo, era proprio comune, come lo è stato per secoli, oserei dire per millenni, non separare le conoscenze come facciamo oggi. Quindi se uno è uno scienziato non può essere un filologo, non può essere un letterato, non può essere un erudito, tranne rare eccezioni. Ma non era così al tempo, era normale mischiare i saperi, come è giusto che sia. E poi il principale interesse di Eratostene era la geografia, in particolare la geografia matematica. Da notare che col termine matematica non si intende quello che intendiamo noi oggi, cioè la matematica era, anche l'astronomia era matematica per intenderci, quindi anche la geografia era matematica, lo studio della Terra era matematica, insomma la matematica erano scienze esatte, fisica e matematica coincidevano, se volete. E poi ci sono anche delle curiosità interessanti, per esempio aveva degli interessi etnografici che lo portarono a convincersi che non si dovessero dividere gli uomini in greci e barbari come comunemente si faceva in Grecia, no? Noi ci siamo noi e poi tutti gli altri sono i barbari, ma che le persone andassero distinte in base alle loro qualità. Se un greco è una pessima persona e un barbaro è un'ottima persona, è quella la differenza tra le due persone, non il fatto che uno è greco e l'altro è barbaro. Quindi era molto lontano dalle idee di Aristotele da questo punto di vista. D'altronde in quel periodo già non greci avevano raggiunto posizioni importanti anche dal punto di vista politico. Un cartaginese a capo dell'accademia, oppure il fondatore della scuola stoica, Zenone, non era di origine greca, per intenderci. Infine, nel suo modello di geografia, fu lui a, rendere ufficiale l'utilizzo della latitudine e della longitudine nel mondo greco, che era già stata studiata, ma lui la approfondì ancora di più. Ne parleremo tra un attimo. Ma quali sono i veri problemi legati a questa mitologia, a questo racconto, semplificativo di Eratostene? Di Eratostene che misura la circonferenza della Terra? Beh, il primo problema è legato alla questione dell'orario. Cioè, per poter fare tutta questa manfrina di cui abbiamo parlato prima, bisognava conoscere perfettamente il mezzogiorno. Il mezzogiorno in 2 città diverse. Una era Alessandria e l'altra era Siene, o quantomeno
poterne calcolare l'ora con una certa precisione, altrimenti tutto il discorso cade. Il secondo problema è capire che l'asse terrestre è inclinato rispetto al piano dell'eclittica, cioè rispetto al piano, come dicevamo, di rotazione intorno al Sole, la cosiddetta rivoluzione terrestre. Anche questo è importante perché Siene si trova in quello che noi chiamiamo tropico del Cancro, non nell'equatore, il che vuol dire appunto che la Terra è inclinata. Questo ci porta al terzo problema, che è appunto dividere la Terra in zone o fasce di latitudine, cioè saper stabilire la latitudine di un luogo a partire dall'equatore. E quindi, come dicevamo, il tropico del Cancro, che è leggermente sopra l'equatore. Ecco, se lo dovessimo rappresentare in questo disegno, dovremmo fare l'equatore più o meno qui, no? Così. E questa sarebbe la zona di Siene, sarebbe la zona del tropico del Cancro. Qui ci sarebbe il tropico del Capricorno, eccetera, eccetera. Poi c'è il quarto problema, se volete ancora più ostico, stabilire la longitudine dei luoghi. Cioè, detto in soldoni, fissare un meridiano e da quello poter calcolare le distanze. Cioè, se la mia Alessandria e la mia Siene non sono nello stesso meridiano, tutto il ragionamento di Eratostene cade precipitosamente. Ve ne accorgete da soli, perché se Siene non fosse nello stesso meridiano, non potrei calcolare la grandezza del meridiano. E infine c'è il problema, tutt'altro che secondario, delle distanze. Cioè, crediamo davvero, come si racconta, che la distanza Alessandria-Siene sia stata trovata da Eratostene chiedendo ai viaggiatori che viaggiavano continuamente tra Alessandria e Siene quant'era più o meno la distanza? Tutto ciò è ridicolo, perché un calcolo approssimativo di questa distanza, tipo i giorni di cammino necessari, il numero di passi, a parte che è stato calcolato il numero di passi supera il 1.000.000 e quindi sarebbe impossibile da tenerne conto, ma in ogni caso stiamo parlando di un calcolo assolutamente approssimativo. Per trovare poi una misura della circonferenza terrestre che è praticamente precisa al 99%, è impossibile che la distanza Alessandria-Siene fosse calcolata in maniera approssimativa. Quindi già ci siamo fatti un'idea, ma cerchiamo di capire perché questi problemi sono cruciali per smontare il mito del bastone piantato a terra o l'ombra del pozzo, eccetera, eccetera. Cioè, perché queste cose non reggono la prova dei fatti. E faccio notare anche che c'è un pregiudizio legato a queste situazioni, cioè il problema di considerare gli antichi più stupidi di noi. Ebbene, sappiate che non è così. Anzi, oserei dire, forse esattamente il contrario. In generale, comunque, si fa un grosso errore a considerare gli antichi più stupidi dei moderni. Innanzitutto, dal punto di vista evolutivo, praticamente non ha senso, perché 2000 anni di evoluzione sono pochissimi, e quindi vuol dire che praticamente sono identici a noi. Sono pochissimi rispetto alle proporzioni. Se si pensa che l'Homo sapiens oggi è fissato a la sua nascita, diciamo l'origine dell'Homo sapiens oggi è fissato a 300.000 anni fa, per intenderci, fate 2000 diviso 300.000, vi accorgete di quanta poca differenza può esserci tra noi e gli antichi greci. E in aggiunta non è certo la tecnologia a renderci più intelligenti. Se volete, esattamente il contrario, visti i risultati dell'uso dei cellulari, o comunque basta entrare in una classe per capire quale disastro stia facendo la tecnologia ai ragazzi. Comunque entriamo più nel vivo della lezione, scusate la divagazione. La prima questione riguarda appunto l'orario. Su questo punto non ci sono dubbi che non basti alzare gli occhi al cielo per capire che ore sono. Per fare questo non bastava questo gesto, come non poteva bastare piantare un bastone e studiarne l'ombra. Gli strumenti utilizzati nel periodo ellenistico erano decisamente sofisticati. Oserei dire più sofisticati, anzi, come dice Lucio Russo, che è appunto il fisico e filologo che ha analizzato queste questioni a fondo, gli strumenti di misura del tempo all'epoca, nel periodo ellenistico, erano molto più precisi degli strumenti che usa Galileo stesso, per intenderci. Meridiane e gnomoni utilizzati erano imponenti strutture di precisione, anche raffinate dal punto di vista costruttivo. Permettevano, per esempio, di ridurre al minimo le incertezze. Quindi lo gnomone non era solo la meridiana non era solo fatta da uno gnomone, cioè un bastone che proiettava l'ombra e qua c'erano le tacche che dicevano a che ora era, ma addirittura spesso qui era situato una costruzione circolare per cui
passava una luce, qua si formava un piccolo cerchio e il centro di questo cerchio era esattamente il cerchio del Sole, per essere più precisi, anche perché l'ombra non cade perfettamente. Poi più è alto questo bastone, cioè più è alto l'ognomone, più è precisa la meridiana, però allo stesso tempo più è difficile poi stabilire la fine dell'ombra. Quindi c'erano tutte queste tecniche, non solo, ma addirittura gli gnomoni erano concavi per di più, perché altrimenti ci sarebbe dovuto essere un gnomone che cambia col cambiare delle stagioni, no? Visto che il Sole, come sappiamo, sorge a distanze diverse col cambiare dei giorni, col passare dei giorni, e tramonta a distanze diverse, quindi fa un cerchio in aria diverso. Perciò il calcolo del tempo era dato da questi strumenti di estrema precisione, con un bastone molto alti di diversi metri. Ok, qua stiamo parlando di metri, non di centimetri. Il secondo problema di cui abbiamo parlato invece era quello di stabilire l'obliquità dell'asse terrestre, cioè se questa è la Terra che gira intorno al Sole e questo, diciamo così, è il piano dell'eclittica, ok? La Terra non ha un asse terrestre così, ma è inclinato di un certo angolo, circa 24 gradi peraltro. Per la precisione sono 23 gradi 51 primi, 19,5 secondi all'ora. Attenzione, all'ora. Oggi è di 23 gradi 26 primi, 11,57 secondi. Siccome c'è il moto di precessione, cioè questa trottola che siamo noi gira anche rispetto all'asse di rotazione, bisognava stabilire con precisione questa obliquità, anche perché l'obliquità ci sarebbe servita a Eratostene poi per stabilire le fasce, appunto. Se l'obliquità è in questo senso, ovviamente l'equatore è inclinato rispetto all'eclittica e quindi il Sole batte qui, per intenderci. Se questo è il tropico del Cancro, i raggi solari battono perpendicolarmente qui, in questo punto, in questa fascia anzi, che è appunto la fascia del tropico del Cancro. Poi il terzo è relativo alle fasce equatoriali, appunto quelle di cui stiamo parlando ora. Non poteva essere una divisione fatta a caso, cioè quanto è distante dall'equatore il tropico del Cancro, quanto è il tropico del Capricorno e così via. Queste misure devono essere fatte con precisione, o se preferite questi calcoli. Queste misure servivano anche perché quando il Sole chiaramente batte su una superficie piccola, come nel caso dei tropici, l'intensità luminosa si distribuisce, quindi l'intensità della radiazione solare si distribuisce su una piccola superficie, ma quando invece ci spostiamo la stessa intensità luminosa si distribuisce su una superficie più grande, spostandoci verso nord o verso sud, e quindi evidentemente l'irraggiamento per unità di superficie diminuisce. Ok, questo serviva anche per capire bene i raccolti, per capire bene l'energia solare, a quanto arrivava, no? La quantità di sole e di ore di luce. Ma questi erano problemi già risolti ben prima di Eratostene. Semplicemente con Eratostene si raggiunge una precisione maggiore e soprattutto, diciamo così, le conquiste di Alessandro Magno hanno permesso di distribuire il numero di ingegneri, mettiamola così, nel regno, no? Nel regno greco, nella Magna Grecia, in modo tale da avere poi nel riferimento centrale di Alessandria una convergenza di misurazioni sempre più preciso. Per esempio ci sono documenti che testimoniano di scienziati che hanno determinato centinaia di città che appartenevano allo stesso parallelo, dall'Africa occidentale fino al Medio Oriente. E qui si aggiunge un altro problema, perché in realtà, vediamo un po' di rappresentarlo in maniera credibile con un disegno, in realtà se questo è l'equatore e questo è il tropico del Cancro, diciamo che qui abbiamo supposto esserci Siene, in questo punto, poi vedremo che non è proprio così. Ma comunque la fascia all'interno della quale il Sole è praticamente perpendicolare a mezzogiorno del solstizio d'estate non è semplicemente un parallelo, ma è una fascia che è ampia circa 300 stadi. 300 stadi, se moltiplicate 300 per 157, vuol dire più di 47 km.
vuol dire che Eratostene, per poter capire e per poter scegliere un punto ben preciso in cui il Sole è perfettamente a picco, ha dovuto fare una media, cioè ha dovuto usare, se volete passarmi questo termine diciamo matematico, la proposizione numero 12 di Euclide, quella che permette di condurre una perpendicolare a una retta da un punto esterno ad essa, perché se io vado qui, diciamo questa è la mia fascia, io devo capire qual è il punto mediano, ho delle misure distribuite in questa fascia e io ho, che ne so, qui c'è Alessandria e devo stare sullo stesso meridiano, qui posso stabilire la media, ma questa media poi deve potersi proiettare perpendicolarmente in modo che il punto che io considero è questo qui. Questo appunto lo si può stabilire dal punto di vista matematico, questa è un'applicazione del metodo scientifico, non c'è bisogno di andare in questo punto della Terra per capire dove si trova. Ci basta fare un calcolo di questo tipo, quindi prendere delle misurazioni qua, sembra che fossero centinaia le misurazioni in questa fascia che Eratostene era riuscito ad avere, centinaia di misurazioni dell'ombra, quindi da quando, diciamo così, non si vede più l'ombra a quando si rivede ancora, e come vi dicevo questa è una fascia di 300 stadi, e lui ha potuto fare la media e poi tirare, diciamo così, la perpendicolare, come vi dicevo, proposizione 12 di Euclide, e poi intersecarla con la perpendicolare del meridiano che passa per Alessandria. In tutto ciò chiariamo anche il fatto che non solo Siene non è sul tropico ma è un po' più in alto. Siene più o meno si trova qua. Siene è l'attuale Assuan. Ma addirittura non è neanche sullo stesso meridiano d'Alessandria. Quindi in realtà il punto utilizzato da Eratostene non era Siene, era quest'altro punto qua, per intenderci. E questo ci porta a ragionare sulla longitudine, quindi il quarto problema, perché come dicevamo prima, Eratostene avrebbe potuto calcolare il raggio terrestre o la circonferenza terrestre solo se Alessandria e Siene fossero state lungo lo stesso meridiano. Ma infatti Cleomede, quando parla del metodo di Eratostene, non dice che Eratostene utilizzò Siene e Alessandria per fare questo calcolo, disse che utilizzò Alessandria e un punto sullo stesso equatore, sullo stesso meridiano, scusate, di Alessandria, ma per semplicità diremo che è Siene, cioè Cleomede sa che sta facendo divulgazione scientifica e quindi semplifica le cose. Le semplifica per renderle un po' più comprensibili, ma se volessimo fare un calcolo preciso non è affatto andata così. Ecco perché la misura, la distanza tra Alessandria e questo punto X doveva essere precisa e l'unico modo perché fosse precisa era fare dei calcoli, diciamo, sulla carta geografica se preferite. Si dirà che per conoscere bene le longitudini bisogna conoscere le coordinate sferiche, cerchiamo di chiarire anche questo velocemente. Se questa è una sfera, io posso calcolare una distanza in questo modo e conoscendo quest'angolo, oppure in questo modo e conoscendo quest'angolo, no? Queste si chiamano coordinate sferiche. Ebbene, i greci conoscevano le coordinate sferiche, sapevano trovare longitudine e latitudine, quindi la longitudine è la distanza tra due meridiani, per intenderci, quindi se ho un meridiano così, questa è la longitudine, e invece la latitudine è la distanza tra due paralleli, quindi questo e questo, questa è la questa è la latitudine. Il quinto e ultimo punto riguarda poi la distanza. Torniamo indietro nel disegno che abbiamo fatto, cioè qua. Cioè il quinto e ultimo punto non è un punto banale, come dicevamo prima, è calcolare che distanza c'è tra Alessandria e Siene. In realtà abbiamo visto appunto che non è Siene, con una certa precisione. Quindi, mettendo insieme tutto quello che abbiamo detto, cioè il fatto che ci fosse una cartografia, il fatto che si conoscessero le coordinate sferiche, il fatto che ci fossero degli ingegneri che prendevano delle misure precise. Attenzione, le misure precise erano soprattutto a fini fiscali. Tolomeo aveva bisogno di conoscere le delimitazioni dei terreni, perciò si era servito degli ingegneri che avevano costruito una sorta di teodolite ante litteram, la cosiddetta diottra, che non è nient'altro che un attrezzo che serve proprio a misurare le distanze con una triangolazione. E c'erano questi mensores regi
che erano coloro che avevano in mano le misure cartografiche di tutto il regno. Quindi, diciamo così, per Eratostene non era così complicato avere una misura precisa di quanto scendere da Alessandria sullo stesso meridiano e incrociare il tropico del Cancro. Ora, se mettete insieme tutte queste cose, vi accorgete che la storiella che dice che sarebbe bastato ad Eratostene piantare un bastone per misurare tutto ciò è ridicola. Ed è ancora più stupefacente se si pensa appunto che la Terra non è una sfera perfetta, come invece assunse Eratostene, e che neanche i raggi del Sole siano perfettamente paralleli. C'è un arco di 0,5 gradi che bisognerebbe considerare in una distanza che va appunto da Alessandria al tropico. Insomma, detto ciò, smitizziamo un po' il fatto che ci siano dei geni che nascano dal nulla e che con delle idee geniali risolvano grandi problemi, perché in realtà la scienza, Eratostene ce le insegna, è un'opera collettiva. Cioè non bastava l'idea di Eratostene, anche perché era un'idea tutto sommato banale, certo è facile dirlo col senno di poi, però quella di impostare una proporzione, ma tutto quello che c'è dietro è ben di più di un semplice bastone piantato per terra e di una conoscenza approssimativa.